Ciao bonsaisti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Anche quest'anno è giunta l'ora di andare a lavorare questa pianta. Sono in ritardo in realtà perché andava filata e messi i tiranti già penso abbondantemente un mese e mezzo fa, però non ho mai avuto tempo, non sono mai riuscito. Tra l'altro sta iniziando a piovere già. L'obiettivo di oggi è prendere questa pianta, portarla in un posto chiuso, andarla a filare, mettere i tiranti come avete sempre visto fare nel mio canale, poi in uno step futuro andare a rinvasarla. Quindi io adesso andrò a fare da solo questa impostazione e filatura e poi vi farò vedere il risultato e poi ancora faremo il rinvaso. Ci vediamo tra poco. Ecco qua, questo primo step è fatto, quindi la pianta sarà più inclinata di così verso destra, però più o meno ci siamo. Io quando ho messo i tiranti li avevo messi con l'inclinazione giusta. Diciamo che piano piano stiamo riuscendo. Ho indirizzato anche il rametto qui, che sarebbe l'innesto, a vedere poi se prenderà. L'unica cosa che manca è questo, che l'ho filato e gommato bene, però non l'ho piegato con un tirante perché sto aspettando che cresca un altro po' per andare a piegare la punta come sono andato a fare qui, altrimenti rischio che mi si spezzi e vado a rischiare anche di perdere il ramo, perché comunque l'olivo un po' queste rotture particolari ce l'ha. Comunque questo è un primo step, a breve sarà da fare anche il rinvaso e vediamo un attimino poi la pianta come risponde. Eccoci qua, finalmente ho trovato una giornata di sole in cui prendermi del tempo per andare a lavorare questa pianta. Come vedete sta già partendo, sono passate parecchie settimane da quando l'ho filata insieme a voi pochi minuti fa per voi nel video e è arrivato finalmente il momento di andarla a rinvasare. Vi dico già che andrò a rimpicciolire parecchio il vaso, però secondo me ci può stare come scelta, può dare anche molta più importanza alla pianta. Non vi faccio altri spoiler e adesso vado a fare l'invaso. Semmai vi lascerò poi qualche pezzettino di video in cui faccio vedere come sta il pane radicale e cose così, e poi ci vediamo col lavoro finito. Eccoci qua, lavoro finito, mi siedo in posizione, mi faccio anche un po' d'ombra. Questa è la pianta adesso, sono molto soddisfatto del risultato, anche se avrete visto dei video o qualche foto del pane radicale che non era granché. Se vedete qui questa striscia mi è colato un po' di liquido gin, però diciamo che è abbastanza trascurabile come cosa, poi piano piano si toglierà. E appunto, se ve ne sarete già accorti, sono andato a fare 2 passaggi di liquido gin qui e qui su, in modo tale da andare un po' a proteggere questo legno secco che l'anno scorso su consiglio del maestro non ho assolutamente protetto per niente proprio, e ora invece ho la speranza di
proteggerlo e di andarlo a lavorare anche leggermente meglio con lui. Qua mi sono reso conto che c'è qualche insetto che ha fatto un buco, poi dovrò andare a lavorarlo in qualche modo, cioè nel senso di andare ad usare qualche prodotto per combattere quel buco, poi vedrò. Comunque tutto sommato la pianta sta molto bene, come vedete sta cacciando anche qui dal tronco, ha molto bisogno di radicare, quindi la lascio abbastanza libera e ora la metterò in un posto soleggiato ma un po' più riparato, visto che comunque ho fatto un bel lavoro sulle radici, che non erano tante, però sono andato a tagliare tanti fittoni molto grandi e a fare anche una pulizia di radici marce. Praticamente ho scoperto che tutte le radici stanno nella parte dietro qui, e invece qui davanti ce n'erano veramente poche, se non queste, e quindi la voglio lasciare andare un pochettino. Penso ne abbia bisogno, anche perché questo ramo non diventa così da solo. Detto ciò, io spero che sia uscito un bel contenuto, farò del mio meglio per montarlo bene e comunque tirare fuori un bel lavoro. Comunque in questa lavorazione abbiamo fatto una filatura, i tiranti, il rinvaso, il liquido gin, diciamo abbiamo fatto un lavoro abbastanza completo. Quindi io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, condividere il video, commentare, soprattutto facendomi sapere voi che cosa ne pensate di questo video, di questa pianta che adesso è inclinata nel modo corretto, mi piace veramente tanto, e anche in questo vaso molto più piccolo. Prima era in un vaso da 60 cm di diametro, questo è da 45, quindi ho fatto una bella riduzione importante, ho guadagnato bellezza sulla pianta secondo me e sicuramente portabilità, perché questo vaso anche ad annaffiato pesa molto meno dell'altro. Vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram dell'offerta, trovate il QR code qui a video, e concludendo noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!